Quello che state vedendo potrebbe essere un padre con un figlio, una madre con una figlia. Quello che sicuramente state vedendo è la vecchia generazione di Dacia Sandero Stepway e la nuova generazione di Dacia Sandero Stepway. La differenza enorme tra queste due auto è proprio quello che c'è all'interno, cioè il cuore di quest'auto, che non è il motore, ma è il pianale. Infatti quest'auto si basa su un pianale delle prime generazioni di Renault Clio, questa invece si basa sull'ultima generazione di Renault Clio, che è la quinta. Nonostante le auto portino semplicemente 4-5 anni di differenza realisticamente a livello di generazioni, quest'auto è molto più datata a livello tecnologico rispetto a questa, non soltanto a livello di meccanica ma anche a livello di elettronica. Infatti qui sono totalmente assenti qualsiasi sistema di assistenza alla guida tranne l'e-assist, o invece ce ne sono davvero tanti. Per essere una macchina comunque low cost, quindi ce ne sono davvero molti e adesso ve li farò vedere. Partiamo dalle dimensioni. In realtà le auto sono praticamente uguali, cambiano davvero poco, semplicemente questa è leggermente più alta, parliamo di 3-4 cm circa più alta rispetto a questa, e anche se sono 3-4 cm credetemi che la differenza si sente, molto meglio questa rispetto a quella, ma adesso vi faccio vedere. E un'altra differenza è il bagagliaio, che però magari ne parliamo dopo. Qua abbiamo 320 litri e qua invece ne abbiamo 328. La principale differenza estetica è sicuramente all'anteriore, anche al posteriore, ma non cambia tantissimo, ora vi farò vedere. Allora, in realtà, mi metto di spalle, scusatemi, guardando l'auto da lontano, con 3-4 passi indietro, beh, sicuramente mi sembrano le stesse auto. Uno che magari non capisce di auto, dicono, beh, sicuramente è la stessa auto, perché a livello di forma, a livello di stile rimane sempre quello. Infatti, il colore di questa è nero, quindi non si vede benissimo, però abbiamo logo al centro, dettagli cromati, paraurti nero e grigio. Stessa cosa ce l'abbiamo qui su questa vettura. Infatti, vedete, paraurti nero con griglia, parte inferiore in grigio e dettagli cromati qui sulla calandra. Ovviamente anche qui c'è il logo al centro Dacia. Un'altra differenza, beh, questa enorme, sono i fari. Non tanto da un punto di vista ovviamente di tecnologia, ma anche di design, perché vedete, qua abbiamo i fari a LED diurni con una forma di Y, qua abbiamo dei fari a LED diurni semplicemente a forma di goccia, sono dei LED singoli. Qua invece all'interno abbiamo una luce alogena, qua invece una luce a LED. Mentre parlo sicuramente state vedendo la differenza tra le due luci al buio. Ovviamente questa, la nuova Dacia Sandero Stepway, fa molta più luce e dà quel senso di sicurezza alla guida, perché molti pensano ma le luci a LED che me ne frega. Ragazzi, le luci a LED sono molto importanti perché durante la guida notturna le luci a LED alle volte ti permettono di vedere quello che magari queste luci alogene non ti fanno vedere, e forse anche alle volte ti possono anche salvare la vita. Parliamo del cofano, anzi fuori il cofano. Qua vedete c'è una leggerissima nervatura, quasi impercettibile. È una cosa che non mi piace tantissimo, ma presenti in praticamente tutte le auto, sono gli ugelli qui dei teggi di cristallo, cosa che non c'è nell'altra Dacia Sandero Stepway. In primis qua vedete come è molto meno rotonda rispetto alla vecchia generazione, vedete come è spigolosa qui. Qua ci sono una serie di nervature, anche queste molto spigolose, e come potete vedere il cofano qui è pulito, non abbiamo nessun bottone, nessun ugello, molto pulito, è una soluzione estetica che sinceramente apprezzo parecchio. Passiamo alla vettura in sé. Come vi ho detto prima, la grande differenza è appunto la qualità dell'auto. Questa è una qualità molto maggiore rispetto a questa e lo possiamo notare dai piccoli dettagli. Prima cosa, guardate, questa è plastica, semplice plastica, anche qui è plastica, però la qualità costruttiva di questo è meglio e dà un look più moderno. Ma anche le portiere. Qui, non so se riuscite a vedere in camera, qui abbiamo una guarnizione esterna, quindi vedete la portiera si ferma qui con la guarnizione esterna. Qua invece la guarnizione è all'interno dell'auto, diciamo all'interno dell'auto, e quindi c'ha questa forma quasi
ad abbracciare la carrozzeria. Poi ora vi faccio sentire un po' dal microfono. Sicuramente una qualità maggiore. Un'altra differenza molto interessante sono queste barre che lì sono fisse, sono standard, mentre queste basta avere una chiave che c'è in rotazione all'interno dell'auto, si smontano sia di qua che di qua, ovviamente anche dall'altro lato, e si possono invertire. Quindi praticamente da essere longitudinali diventano trasversali e quindi senza andare a comprare accessori in più basta lì attaccare i box o portasci o portabici, tutto quello che vogliamo. Passiamo al posteriore, poi vediamo gli interni e anche il motore. Allora vedete, qua abbiamo delle luci LED che riprendono la Y vista avanti e ovviamente questo design molto spigoloso, mentre qui abbiamo un design molto più rotondo che comunque riprendono il design precedente, semplicemente hanno aggiornato a livello estetico il faro. Un'altra differenza che io ritengo molto importante è questo bottoncino qui, che non è altro che il bagagliaio, vedete? Io posso aprire, questo è un po' più scomodo, quello invece è molto più comodo, ma prima di farvi vedere come si apre quel bagagliaio, vedete questa borraccia? La soglia di carico arriva qui, quasi a questo rettangolino qui, vedete? Andiamo all'altro. L'apertura di qua è standard, molto semplice, ho una busta, è molto più comodo. Guardate questa, la borraccia, non la vedete più, infatti è una soglia di carico abbastanza più alta, sono comunque circa 3 dita abbondanti e queste 3 dita abbondanti fanno gli 8 litri in più di bagagliaio. Infatti qua abbiamo 328 litri, lì abbiamo 320 litri. Ragazzi, la differenza praticamente è inesistente, però sicuramente qualcosina in più riuscite a portarlo. Un'altra differenza sono i ganci. Qua abbiamo 2 ganci a sinistra, 2 ganci a destra. Nella mia invece abbiamo solo un gancio a sinistra, un gancio a destra. Sotto qua abbiamo la bombola GPL, ma ve ne parlo subito. Stesso confronto come nelle portiere, con microfono, sentite la chiusura. Apro e chiudo parentesi, non mi piacciono molto queste maniglie, preferivo le altre. Sentite. Ovviamente quella dà più di solidità, quindi davvero un'auto secondo me costruita molto molto meglio rispetto a questa, comunque più solida. Vediamo però un altro dettaglio. Vi ho detto prima che queste auto hanno una differenza di circa 3 cm di altezza, ma questo comporta degli svantaggi per questa. Guardate l'altezza dell'1.8 e guardate l'altezza di questo 1.8. Questo è molto più alto, questo un po' meno. Credetemi che guidando la differenza si vede. Infatti qui riesco a vedere benissimo quello che c'è dietro, qua invece la vista è occultata dal poggiatesta posteriore. Ma direi adesso magari di spostarci brevemente all'interno per farvi vedere un po' com'è la plancia. Magari ve la faccio vedere da qui. Scusate, ma la devo aprire. Tra l'altro, ecco, un'altra differenza, approfitto, la chiave. Può essere una cosa stupida, però questa è molto simile alla chiave di tutte le Renault e della Dacia Duster attuale, e questa invece è la chiave della Dacia standard. Questa è keyless, ovviamente. Allora, vedete? Magari io vado dall'altro lato e ve la faccio vedere meglio. Allora, la differenza sostanziale è praticamente tutto l'interno, in quanto comunque gli interni sono fatti molto molto meglio da un punto di vista qualitativo, soltanto su certi aspetti. Le plastiche rimangono sempre, diciamo, dure, ma si sente che la qualità è superiore. La cosa che mi piace è questa parte morbida, è davvero morbida, in tela. Magari sì, rischia di sporcarsi, però comunque
la qualità è davvero buona. Per quanto riguarda invece la plancia, qua cambia. Qua abbiamo il clima automatico, qui abbiamo i tasti per chiudere, per aprire, per le 4 frecce, lo start and stop off e la modalità eco. Ma ora parliamo dei consumi del motore. Vedete anche qui le bocchette che riprendono il colore esterno, una nuova forma, ora vedremo anche lì, ma la vera differenza è questo. È uno schermo da 8 pollici, è un infotainment particolare perché la Dacia ha il Media Nav, il Media Display e il Media Control. Questo è il Media Nav, la differenza praticamente è che il Media Nav ha 6 altoparlanti, non 4, 1, 2, 3, 4 sulle portiere, più 2 qui ai lati, 2 tweet che sicuramente aiutano ad ascoltare la musica molto meglio. La differenza anche è che qui abbiamo le mappe per quanto riguarda l'Europa, ma questo sistema infotainment funziona con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Infatti adesso ho attaccato il cavo, ma semplicemente per ricaricare l'iPhone, ma funziona wireless. Infatti, un'altra cosa davvero fantastica che io spero, oddio, c'è un senso positivo perché è comodo, un senso negativo che magari uno si può distrarre parecchio alla guida stando su WhatsApp. Però forse magari meglio qui che guardi la strada che magari qui dove tu non guardi la strada. Diciamo che forse questo è il male minore. Abbiamo un sistema che praticamente ci permette di utilizzare il telefono in più direzioni, vedete è rotabile, davvero utilissimo. E l'altra cosa che cambia è quello che vedo qui davanti ai miei occhi, che è il quadro strumenti. Quadro strumenti che è identico a quello della Dacia Duster, ma la novità assoluta è che c'è un computer di bordo con anche, come vedete, i consumi medi, l'istantaneo, l'autonomia, tratta percorsi e così via, anche del GPL, non solo del benzina, ma anche del GPL, cosa che non c'è nella versione precedente. Me l'accendo, vedete sotto c'è l'indicatore del GPL, qua sopra della benzina. Inoltre mi dice per esempio la media dei consumi del GPL, cosa che non c'era assolutamente nella versione precedente. Il volante rimane questo, spengo la macchina. Un'altra differenza, qui c'è il tasto GPL che è integrato qui, non a destra. Un'altra, dicevo, differenza è questa parte. Infatti questa parte adesso ha i 4 tasti per aprire e chiudere i finestrini, cosa che nella vecchia versione sta al centro della plancia, una cosa che non condivido, ma adesso andiamo a vedere meglio. Vediamo l'altra macchina. Vedete, gli interni sono completamente diversi, totalmente diversi. Io qui ho purtroppo un portatelefono posticcio, però vedete qui il monitor è da circa 7 pollici con una presa USB, un cavo AUX. Sì, lì sotto abbiamo una presa 12 volt, anche lì ce l'abbiamo. Dietro ho un'altra presa 12 volt, anche lì c'è. Però vedete proprio il design, anche il design qui del cambio è totalmente diverso. Anche il quadro strumenti è completamente diverso rispetto alla versione successiva, la versione nuova che vi ho fatto vedere adesso. Beh, davvero un look totalmente diverso, ma soprattutto totalmente nuovo, rinfrescato, e ovviamente io preferisco la versione successiva proprio a livello di design, mi dà più di auto moderna, ecco, diciamo così. Bene, adesso magari spostiamoci e vediamo la differenza che non possiamo vedere in realtà di queste auto che è il motore. Allora, il motore è l'unica cosa reale che rimane identica. Mentre vi parlo chiudo la portiera. Infatti su entrambi i modelli abbiamo il motore Renault 1000 TCE da 100 cavalli con doppia alimentazione benzina e GPL. Ma ragazzi, la vera differenza di guida di questi due motori sono i consumi. Le prestazioni alla fine sono simili perché comunque abbiamo un turbo all'interno di questa vettura sia all'interno di questa. Dicevo, la cosa che cambia sono i consumi. Perché? Questa monta un cambio a 5 marce, questa monta un cambio a 6 marce, quindi nelle lunghe percorrenze in autostrada a 110-120 km/h, questa stiamo già sui 2500-2600 giri, quella siamo a 2000 giri, quindi un consumo inferiore davvero notevole. In più questa versione non ha la modalità Eco che ha questa, quindi consuma ancora di meno,
ma soprattutto una cosa che fa la differenza è la dimensione della bombola di GPL. Qui abbiamo 40 litri che in realtà sono 32-33, perché nei litri diciamo reali bisogna sempre togliere qualcosina, mentre in questa i litri reali sono 40. Infatti noi stamattina abbiamo fatto il pieno di GPL e abbiamo fatto 37 litri di GPL, semplicemente c'erano altri litri di GPL, quindi sono circa 40 litri. Beh, la differenza si sente. Con questa, senza magari prestare attenzione al mio stile di guida, riesco a fare 300 km con il pieno di GPL, che ripeto, 32-33 litri circa. Il massimo che ho fatto con questa è stato 430 km con un pieno di GPL fisso a 90 km/h, in uno dei nostri test che abbiamo fatto su quest'auto. Mentre questa consuma davvero molto meno, infatti sul computer di bordo ci segnava un'autonomia di circa 450 km, ma che è stata 100% rispettata. Infatti abbiamo fatto circa 60 km e adesso ci sono circa 395-397 km di autonomia, quindi davvero un'autonomia fantastica e la consiglio come macchina, perché alla fine sì, hanno tolto la motorizzazione diesel su questa vettura, ma forse non serve più di tanto, perché con un'autonomia del genere in GPL, ragazzi, si risparmia veramente tanto. Bene, vi ho fatto vedere le differenze di queste due sorelle, no, diciamo mamma e figlia, va, diciamo come ho detto all'inizio, mamma e figlia, che sono simili ma totalmente diverse. Il cuore di queste auto sono totalmente diverse e ragazzi, questa mi piace davvero tanto e ve la consiglio di provarla perché merita. Ringrazio i nostri amici del gruppo Marine che ci hanno prestato questa Dacia Sandero Stepway e io vi ricordo che potete trovarci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, quello che volete, andando su wedrive.tv.